Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di febbraio e ragazzi abbiamo un bel Papa. Quando c'è il Papa si parla di qualche cosa che viene portato a galla, di qualche tipo di ufficializzazione, può anche fare riferimento a una guida alla quale magari farete riferimento in questo periodo e fa anche riferimento ai contratti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link per le previsioni del 2024 e per le tarot pratiche del 2024. Bene, ragazzi, queste sono letture generali, possono riguardare l'amore, la famiglia, il lavoro. Io andrò via via facendovi degli esempi in modo che sia più facile per voi adattare il movimento energetico alla vostra realtà. Allora, abbiamo un asso di pentacoli, il carro, abbiamo l'eremita, il diavolo, un re di pentacoli, un 7 di coppe, l'imperatore e un fante di coppe. Allora ragazzi, partiamo con questo asso di pentacoli. Mi dice che è cominciato qualcosa, è iniziato magari una relazione, magari un progetto, magari semplicemente... No, non credo che sia un'idea, perché con l'asso di pentacoli è già qualcosa che, come per dire che è stato già fatto qualche cosa, ok? Ehm, per molte persone è come se fosse stata una strada che in qualche modo magicamente si è aperta. Potrebbe anche essere un dono da parte di qualcuno. Insomma, è come un'opportunità che si è aperta e qui abbiamo questo carro che mi dice che nella terza settimana di febbraio mi è venuto aprile, quindi magari per qualcuno può risuonare anche aprile. ehm, C'è come un movimento, o è una decisione o è uno spostamento inteso proprio come un viaggio, piuttosto che come un movimento di idee, un cambio di direzione potrebbe anche essere, no? Mm. Interessante perché c'è questo diavolo in centro lettura ehm, che mi dice che c'è qualche condizionamento molto forte che ho l'idea che con questo eremita dovrà essere rivisto. Ma partiamo dall'asso di denari, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Allora abbiamo la carta dell'appeso e un fante di pentacoli. Sì, è come se ci fosse stato, o magari per qualcuno deve ancora arrivare, un cambio di prospettiva, mi viene da dire. Per qualcuno un cambio di percorso di studi, può essere un cambio di progetto. Andiamo a vedere il carro, perché se per esempio voi aveste appunto cambiato e iniziato da poco questo nuovo progetto, vi dico che è come se con questo fante di pentacoli al contrario o vi mancano dei fogli, o vi mancano degli studi, o vi mancano degli attestati, o vi manca, diciamo, una certa capacità di gestione. Ho come la sensazione che possa anche essere così. Andiamo a vedere il carro. Abbiamo un 2 di spade.
e la temperanza. Mm. Quindi sì, si tratta ragazzi di fare un movimento, di muoversi per, mi viene da dire, superare i dubbi dell'appeso. Tenete presente che quando c'è l'appeso è come se vi dessero la possibilità di guardare le cose da un altro punto di vista e qui è un po' come se dicesse ok, da che parte devo andare per riequilibrare le cose? Sento che, come vi posso spiegare? Sono movimenti lenti, ok? Cioè, è come se aveste bisogno di essere prudenti in questo spostamento del carro, che può essere appunto un viaggio, un trasferimento, un cambio di idea, un cambio di attitudine, mi viene anche da dire. Andiamo a vedere l'eremita. Abbiamo un 3 di spade, un 10 di pentacoli e un 6 di coppe. Mm, Ragazzi, io sento che qui qualcuno ha... Allora, o è una certa sofferenza intorno a un gruppo che può essere familiare o lavorativo, e quindi credo che ci sia come questo desiderio di rivalutare le cose. Tenete presente che quando c'è l'eremita c'è il bisogno di stare per conto proprio, di isolarsi per fare una sorta di riesame. Però qui, avendo anche il 3 di spade che mi parla di una ferita ancora aperta, io ho come la sensazione che ci sia ancora qualche cosa da risolvere legato al passato, probabilmente per quello che partiamo con la carta dell'appeso. Andiamo a vedere questo diavolo. 3 di pentacoli, e 6 di pentacoli, sì, esattamente. Allora, la condizione di questo fante di pentacoli, al contrario, quindi magari il fatto di non avere quel foglio, di non avere quel tipo di conoscenza, di non avere quel tipo di esperienza, oltre al farvi stare, diciamo, prudenti in questa situazione o in questo movimento, vi condiziona, direi, ma qui la questione è che non avete fiducia in voi stessi, solo quello, perché queste sono due carte che mi parlano proprio di qualcuno che pensa di non farcela e questo tipo di pensiero vi sta condizionando tantissimo. Allora, o qui c'è paura di deludere la famiglia per questo tipo di cambio, soprattutto se magari fosse un cambio lavorativo. Vi dico ragazzi, molto veramente lo fa solo la testa, perché qui avete un papa, qui avete un re di pentacoli, qui avete un imperatore. Quindi se per voi risuonasse come una stesa di lavoro, per esempio, vi dico che si regolarizzeranno le cose. Ci sono come dei contratti, delle cose stabili che arrivano. Andiamo a vedere il re di pentacoli, regina di bastoni, e papa. Sì, ragazzi, qui sento... Allora, il re di denari potrebbe essere una persona che entra, o potreste essere voi che ad un certo punto, diciamo che se si parte da Fante di Pentacoli, è difficile arrivare subito così a Re di Pentacoli, però potrebbe essere una persona che in qualche modo vi aiuta, che in qualche modo vi fa, diciamo così, trovare un escamotage per riuscire in questo movimento di cui ci parla il carro. È come se ci fosse un desiderio che volete realizzare da tanto tempo, ma non avete abbastanza fiducia in voi stessi, nelle vostre capacità,
e iniziate sì a muovervi in questo senso, ma a un certo punto è come se il vostro poco amor proprio vi bloccasse. E quindi qui potrebbe appunto entrare una persona che, diciamo, vi aiuti a trovare un pochettino degli escamotage. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Abbiamo un cavaliere di pentacoli, così abbiamo tutta la famiglia, manca solo più la regina. E 9 di pentacoli. Ragazzi, qui arrivano i contratti, arriva l'abbondanza, abbondanza economica proprio. Arrivano dei soldi, qualcuno potrebbe decidere di diventare autonomo, magari con questo nuovo progetto si decide di aprire la partita IVA. Ci sono comunque contratti, c'è stabilità, c'è concretezza, c'è l'appoggio di qualcuno più in alto di voi. Andiamo a vedere questo imperatore, perché vedo stabilità, eh? L'unica cosa appunto è che non avete tanto fiducia nei vostri confronti. Allora abbiamo un 7 di spade e la carta della luna. Allora, vi dicono un po' di... mi viene da dire di agire con astuzia. Tenete presente che c'è la carta della luna ed è una carta che fa riferimento ai sogni. E anche qui c'era una carta che faceva riferimento ai sogni diciamo di tipo romantico, quelli che si fanno ad occhi aperti se vogliamo, no? Allora, è anche questa una carta che parla di passato? Io ho come la sensazione qui, ragazzi, che vi dicano di fare un pochettino attenzione con questo 7 di spade alle mezze verità, alle cose non dette, alle cose coperte, mi viene da dire. Se questo imperatore fosse il vostro capo e non foste voi, ecco, fate attenzione, prendetela con calma fondamentalmente. Perché qui il Papa è al contrario, quindi è come se qualche cosa ancora non fosse del tutto ufficiale. Tenete presente che abbiamo due carte di matrimonio, tre se consideriamo anche il Papa iniziale qui, quindi ci sono dei contratti in vista, insomma. Vedo abbondanza economica, vedo stabilità. Ecco, l'unica cosa che vi posso consigliare è di non farvi troppo prendere ehm, dai facili entusiasmi. Cercate di ponderare sempre tutto bene. C'era un 9 di... no, cos'è un 7 questo? Un 7 di coppe. Sì, appunto, bisogna un attimino valutare quali realmente possono essere possibilità di quelle che vi offrono e quali in realtà invece sono solo illusioni, ragazzi. Andiamo a vedere. Ok, Osho mi è già volata una carta, la recupero subito ed è il maestro. Ok, qui prima parlavo di fiducia in voi stessi, no? Il maestro è proprio la carta del matto, quindi di qualcuno che segue il suo istinto. Non è neanche intuito, perché l'intuito è qui, l'istinto è nella pancia. Quindi è proprio un lasciati trasportare. Diciamo che è anche una carta che vi faccio vedere, allora è rappresentata con un vecchio con la barba lunga e di solito questo indica saggezza, è una rappresentazione simbolica ed è un po' come se vi dicessero di fidarvi del vostro sé superiore. Sapete che di solito quando si fanno le visualizzazioni si immagina come se ci fosse una pallina al di fuori di noi e quella potrebbe essere la nostra coscienza piuttosto che il nostro sé superiore, insomma, poi ognuno la interpreta come preferisce, no? Però qui è un po' come se vi dicessero di riprendere contatto con voi stessi, perché poi avete anche la carta della giustizia, appunto per riequilibrare le cose. Qui avevate la carta della temperanza ed è proprio quello di cui c'è bisogno in questo periodo, mi verrebbe da dire. Niente ragazzi, comunque a livello economico vedo stabilità. Se per caso state cercando lavoro, a parte che ho già pubblicato i video sul lavoro di febbraio e potete integrarli con questo, però comunque anche lì ci sono novità,
soprattutto per chi è autonomo. Fate attenzione agli specchietti per le allodole, solo questo, perché siete in una fase dove potreste un attimino farvi prendere dagli impulsi, dalle facili emozioni, quindi fate attenzione a tutto quello che vi viene detto, a tutto quello che firmate. Cioè, non dico di non fidarvi, però mantenete le antenne allerta e se c'è qualche cosa che stride, che il vostro intuito vi dice, ma non mi convince tanto, ecco, magari dategli retta, tutelatevi. Allora, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine, però qui è un'ufficializzazione, ragazzi. Wow. Allora, questa carta vi invita a guardare in un libro, come per dire, a informarvi, no? E vi dice che proprio in questo libro potreste trovare le informazioni di cui avete bisogno e fondamentalmente vi dice che quelle parole che troverete vi porteranno dentro di voi. C'è una specie di gioco che si fa, no? Ci sono dei libri apposta, ma lo potete fare anche con qualsiasi altro libro. Ehm, Magari se fosse di crescita interiore sarebbe meglio. Comunque, voi fate una domanda, voi ponete una domanda semplicemente e poi aprite il libro a caso, puntate il dito a caso e leggete la frase. E vedete se in quella frase c'è qualche cosa che vi può venire utile. Un altro, diciamo, consiglio si può prendere sommando il numero delle pagine, trovando un numero e andando a vedere il significato con la numerologia. Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un commento, con un like. Se avete piacere di supportare il canale potete condividere il video e iscrivervi e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete o scrivermi un'email per i percorsi individuali oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!